Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami pesci, tendenze energetiche affettive per la prima parte di luglio 2022. Abbiamo l'imperatrice, amici dei pesci. La carta dell'imperatrice parla di crescita, parla di abbondanza, parla di creazione, creatività. Magari per qualcuno si tratta di iniziare un nuovo hobby, un nuovo percorso, magari per quello che riguarda la vostra passione. È la carta che è anche un po' associata agli artisti, e nel caso voleste provare a cercare un bambino, l'imperatrice parla di gravidanza. Quindi per tutte le persone che stessero cercando un bebè, questo potrebbe essere un buon periodo. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, sicuramente non risuonerà tutto, quindi potete anche ascoltare l'ascendente segno lunare per completare il vostro oroscopo e in descrizione trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio del segno lunare, dell'ascendente e del segno solare. Sempre in descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora, partiamo con il Papa e l'Eremita. Wow, 3 arcani maggiori perché poi abbiamo anche il Mago. Il 3 di spade. Allora, per quello che riguarda il Papa, si potrebbe trattare magari di quello che è stato un matrimonio, un legame, un inizio di una convivenza. Il Papa in sé è una carta che parla di quelli che sono i riconoscimenti da un punto di vista della società, ok? Abbiamo poi anche l'eremita e qui sento che molte persone sono in una fase di forte introspezione, ok? L'eremita, è quella carta che vi dà la possibilità di scavarvi dentro, di valutare quello che per voi è importante, Abbiamo poi anche la carta del mago e il mago parla di un'azione, è un numero 1, quindi si tratta di un inizio, di un'azione che inizia, di qualche cosa di nuovo e credo che molte persone abbiano ben in testa come vogliono, sviluppare quello che è il progetto che porta comunque l'imperatrice. Abbiamo però questo 3 di spade. Il 3 di spade parla sempre di quello che è una sofferenza, di quello che è un dolore, che in questo momento vi tenete dentro. Io credo che molte persone stiano facendo fatica a lasciare andare questo dolore, a curare questa sofferenza che hanno dentro con il 3 di spade. Abbiamo poi un re di bastoni al contrario e un 6 di coppe. Il re di bastoni al contrario potrebbe rappresentare la persona, ehm, potrebbe, non è così per tutti, potrebbe rappresentare la persona che ha creato questo 3 di spade o più semplicemente potrebbe essere una persona che entra nella vostra vita nel prossimo futuro, nel caso questo non abbiate nessuno. Il 6 di coppe è una carta bellissima di fratellanza, di amore puro, amore genuino, e la fine della stesa finisce con una regina di coppe, che è una bellissima carta e parla di connessione profonda con se stessi. Si può dire che quello che qui, con questa carta dell'eremita, stavate cercando di portare avanti, di capire, di comprendere, quel contatto, ecco, con voi stessi che stavate cercando di prendere qui con l'eremita, a fine periodo sarà un contatto consolidato, diciamo, perché la regina di coppe parla di una persona che è completamente in connessione con il suo lato emotivo. mm? Parla proprio di connessione, anche di amore. Io le sento molto simili comunque come energie, perché sono comunque, rappresentano la madre, quindi hanno questa energia molto accogliente, molto, che abbraccia. Okay, allora andiamo a vedere un pochettino più nello specifico di che cosa si tratta. Cercherò di
di non dilungarmi troppo per non fare letture chilometriche, ok? Quindi cercherò di essere un po' stringata, riassuntiva. Allora, andiamo a vedere il Papa per piacere, grazie. Il Papa è spiegato da un re di spade e dall'imperatrice un'altra volta. Sì, potrebbe trattarsi di una coppia, potrebbe trattarsi di quello che è una presa di posizione con questo Papa. Per l'eremita abbiamo gli amanti e la sacerdotessa. Avete un sacco di arcani maggiori. Quindi sì, di nuovo, gli amanti parlano di quello che è una scelta per amor proprio e anche la sacerdotessa in realtà parla di una scelta superata. La sacerdotessa fa anche riferimento a quello che è il proprio mondo interiore, ok? Quindi qui io credo che l'analisi di cui ci parla l'eremita sia proprio a livello di parte femminile, non di donna, parte femminile, che siate uomini o donne è lo stesso. La carta degli amanti parla di amor proprio, parla di fare quello che è la scelta del cuore. Voglio andare a vedere questo mago. Un'altra volta abbiamo l'eremita, il fante di spade e la carta della forza al contrario. Vediamo se spostandoli un pochettino. Ok, quindi di nuovo io credo che qui ci sia qualcuno che non abbia il coraggio di fare il primo passo, di perseguire i propri obiettivi, perché comunque abbiamo la carta della forza al contrario che parla proprio di mancanza di coraggio. È come se qualcuno qui avesse la mancanza di coraggio di staccarsi da qualche tipo di società, da qualche tipo di ambiente, da qualche tipo di legame, di matrimonio, di coppia. Andiamo a vedere questo 3 di spade perché è qua. Carro, 5 di denari e cavaliere di denari. Io credo che qui sia rimasto deluso qualcuno dal tipo di direzione fondamentalmente che non si è presa perché abbiamo la carta della forza al contrario e qui anche il carro. C'è qualche cosa qui che non è andato come voi speravate o come voi state sperando in questo momento, ok? Nel senso che comunque abbiamo questo cavaliere di denari che potrebbe essere una persona già presente nella vostra vita. Non so se siete in contatto o meno con questa persona, ma la conoscete già, questo è sicuro. Però ecco, io credo che questa persona non abbia impostato, diciamo, le cose, non voglia far proseguire le cose ehm, esattamente come volete farle proseguire voi. Non sento tanto per adesso che sia un qualche cosa a livello familiare, sento che è più una questione a livello di coppia, di relazione a due, diciamo. Ma andiamo avanti, vediamo che cos'altro mi dicono. Abbiamo il re di bastoni, abbiamo un re di pentacoli al contrario per spiegare il re di bastoni, la luna al contrario e un cavaliere di bastoni al contrario. Un re di bastoni era questo, eh? Sì, qui credo che questo 3 di spade faccia riferimento al movimento, come vi dicevo prima, di questo cavaliere di denari, che potrebbe essere rappresentato da questo re di denari, nel senso che non sento un reale movimento da parte di questa persona nei vostri confronti. Ha queste tre carte comunque girate al contrario. La luna è girata al contrario, quindi qui si parla di qualche cosa che viene a galla, che era un po' anche la stessa energia della sacerdotessa. Però io credo che qui venga a galla dentro di voi, come se qualche cosa vi facesse prendere consapevolezza, ok? Tutto il lavoro dell'eremita serve un po' a quello. Qui sarà un qualche cosa che verrà a galla in maniera un po' più concreta, io credo, ok? Perché la luna girata al contrario parla sempre un po' di quelle prese di consapevolezza del subconscio di cui poi ad un certo punto si diventa consapevoli. Potrebbe anche essere, perché comunque abbiamo le due figure di bastoni al contrario, che con questa persona, considerato che c'è anche un 6 di coppe dietro, che potrebbe esserci anche solo una profonda amicizia e che la cosa non riesca fondamentalmente ad andare oltre, perché il 6 di coppe parla proprio di quello che è quel sentimento fraterno, puro, il sentimento genuino. Diversamente, se siete già in coppia, ipotesi, perché qui avevamo visto che qualcuno di voi è già in coppia,
Direi che potrebbe esserci una sorta di fase di stanchezza da un punto di vista della passione, perché comunque avendo anche poi il 6 di coppe dietro, resta tutto un po' così platonico, come vi dicevo prima. Andiamo a vedere questo 6 di coppe. Abbiamo un 3 di coppe al contrario e un re di coppe. Ancora una carta. 4 di coppe. Sì, è interessante perché allora il 6 di coppe parla di quello che sono, come vi dicevo prima, gli amori platonici, l'amore fraterno, l'amore tra amici, l'amore genuino. E qui abbiamo proprio la carta degli amici che parla dei festeggiamenti tra amici che è girata al contrario. Ok? Io credo che qui qualcuno stia aspettando il movimento da parte di qualcun altro, perché comunque abbiamo anche questo 4 di coppe che ci fa capire che si sta aspettando qualche cosa dall'esterno o che probabilmente c'è qualche cosa lì intorno a voi che voi non riuscite in questo momento a vedere. Andiamo a vedere la regina di coppe per piacere, grazie. Allora abbiamo il 2 di pentacoli, il sole e il 7 di denari. Allora, nel caso qualcuno stia cercando dei figli, l'inizio di luglio può essere un buon periodo perché abbiamo diverse carte che parlano appunto di bambini, ok? Quindi eh, potrebbe essere appunto un buon periodo. Se questo fosse il tema, io sento che c'è la vostra controparte che non è poi del tutto convinta, è un po' titubante, ok? E questo probabilmente vi crea questo tipo di sofferenza. Però io vi dico che alla fine della stesa c'è anche un 7 di pentacoli e il 7 di pentacoli parla di attesa, di gravidanza. L'imperatrice parla di gravidanza, di attesa, ok? Quindi abbiamo poi anche un 6 di coppe, abbiamo la carta del sole, abbiamo un'altra volta l'imperatrice qui. Ok, andiamo a vedere qualche carta in più per i single. Vediamo se riesco ad essere un po' più specifica per gli amici dei single dei pesci. Andiamo a vedere 3 carte per i single. Ok, carro, il giudizio e il 4 di spade al contrario. Allora, io credo che qui questo carro faccia riferimento alla prima parte della stesa, nel senso che l'eremita vi dà la possibilità, anche attraverso tutto il lavoro di cui ci parla qui la sacerdotessa, di fare le giuste valutazioni del caso per prendere quello che è una direzione, fare una scelta per andare avanti in quello che è il vostro percorso di vita. C'è la carta del giudizio al contrario, quindi è come se fondamentalmente c'è ancora qualche cosa che non vedete e lo possiamo vedere qui dalla carta della luna perché è girata al contrario, ed è proprio come se ci fosse qualche tipo di proiezione che ancora non si vede, che ancora di cui non si è consapevoli. E il 4 di spade al contrario fa riferimento al fatto che abbiate bisogno di prendervi un tempo per ricaricare le pile, per guarire. In teoria lo possiamo anche vedere qui con questo eremita, perché la carta dell'eremita è la persona che appunto si prende quel momento di isolamento o solitudine proprio per fare un lavoro interiore. E qui è un po' la stessa energia di cui ci parla il 4 di spade. In un certo senso il 4 di spade lo rivedo anche qui perché è una sorta di attesa che voi avete nei confronti dei movimenti di questa potenziale persona che potrebbe entrare, perché voi comunque adesso siete single e qui c'è veramente una persona che potrebbe entrare. Credo che per molte persone sia una persona che già conoscete, come già avevo anticipato, potrebbe essere una persona che arriva dal passato, perché qui avete la luna e 6 di coppe e qui avete il giudizio, quindi potrebbe anche essere, non sento tanto un ritorno di un ex, però di una persona che avete già conosciuto e che rivedrete, sì.
Il 4 di spade mette un attimino l'accento sul fatto che abbiate bisogno di trovare un vostro equilibrio, cosa che qui con il 2 di pentacoli al contrario, ehm, si vede che insomma avete questi alti e bassi, è un po' come se qualcuno qui stesse cercando di gestire più cose allo stesso tempo, ma fondamentalmente le carte vi dicono che c'è da aspettare. Ok, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione, quindi andiamo a vedere che cos'altro riesco a dirvi per essere un po' più specifica. C'è una carta girata al contrario, ok. Per le persone che sono in coppia dei pesci, ok. Abbiamo un 6 di bastoni al contrario, 7 di spade al contrario, 2 di coppe al contrario, 5 di bastoni al contrario, asso di bastoni al contrario. Allora, io credo che qui per le persone che sono in coppia non risuonerà con tutti, però diciamo che la maggioranza di voi, di quelle delle persone che sono in coppia, con questo 6 di bastoni al contrario c'è una sorta di delusione. La vedevamo qui con il 5 di denari, ok? Io credo che qualcuno si senta proprio fallito all'interno di questa relazione, anche perché poi abbiamo un 7 di spade al contrario e potrebbe parlare proprio, come vi dicevo qui con la luna, di quelle bugie che potrebbero venire a galla. Il fatto che il 2 di coppe sia al contrario, mi parla di quello che è una sorta di insicurezza o instabilità nel voler continuare con questa persona. Ci sono comunque molti conflitti perché c'è un 5 di bastoni e abbiamo anche un asso di bastoni al contrario ed è un po' la stessa energia del 7 di pentacoli, perché l'asso di bastoni normalmente è la carta che parla dell'azione, no? Del movimento, del fare qualche cosa in modo passionale, ma è al contrario, e quindi avendo anche la carta le 7 di denari lì, sento che molte persone un po' si sentono con le mani legate. Io credo che qui qualcuno sia cosciente delle tonterie, delle dei racconti, diciamo così, che vi vengono fatti. Qualcuno è molto consapevole del fatto che ci sono delle bugie in mezzo. Ed è per questo che c'è questo 3 di spade. Ed è per questo che il 2 di coppe qui è girato al contrario. C'è qualcuno che io credo che non si senta poi così tanto in unione, mhmm, con la vostra coppia, con la vostra metà. E difatti lo vediamo anche qui, perché qui ho le 2 figure che sono girate al contrario comunque. Scrivetemi poi nei commenti se vi risuona. Okay, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione clandestina, piuttosto che a distanza, piuttosto che in separazione. 3 carte per piacere, grazie. 6 di coppe, 6 di coppe un'altra volta ed è cascato direttamente sotto il 6 di coppe di prima. Asso di bastoni e 3 di spade. Allora, qui per qualcuno il tipo di relazione che state avendo con l'altra persona potrebbe essere una relazione di anime gemelle, perché abbiamo 2 volte il 6 di coppe, abbiamo comunque la carta degli amanti. Ehm, non sento che siano anime karmiche, più anime gemelle, okay, quindi sicuramente questa persona vi può insegnare qualche tipo di lezione di vita. Il 6 di coppe è anche riferito al sogno, okay, quindi qui sento che c'è qualcuno che ha voglia di incontrarsi con questa persona, però c'è anche un 3 di spade, quindi sento che qui si parlava di attesa e qui si parla di quello che è un tradimento, una sofferenza. Credo che non ci sia il tipo di incontro che voi volete in questo periodo, diciamo in questa prima parte di luglio, 2022. Ci sarà da aspettare ancora un attimino.
L'incontro, può anche essere che ci sia, perché comunque ho un asso di bastoni, sento che, è proprio un desiderio che voi avete, quindi probabilmente, state, tra virgolette, "lavorando" per avere questo tipo di incontro e se doveste averlo, molti ce l'avranno. Diciamo, se doveste averlo, non sarà un incontro idilliaco, perché comunque abbiamo un 3 di spade che indica comunque la sofferenza, okay, un tradimento, qualche cosa che ma ce l'avevamo anche qui in effetti, qualche cosa che diciamo non vi convince tanto. Qualche cosa che vi farà star male, che questo il sole ricordiamoci che fa riferimento al bambino interiore, quindi è come se qualcuno fosse un po' costretto a buttare in fondo a se stesso le emozioni che sente. Okay, andiamo a vedere una carta da questi oracoli per darvi qualche consiglio aggiuntivo. Io intanto ci tengo davvero a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, con i video, con i commenti, con le email, quindi grazie davvero a tutti quanti. Andiamo a vedere ancora una carta da parte di questi oracoli per vedere come potervi dare ancora una mano. Wow! La freccia di Cupido! Questa la sento tanto per i single. Abbiate coraggio, avevamo guardate, il carro, qui c'era la forza, che è proprio quello che vi manca, il coraggio. L'amore sta arrivando. Un invito a sorpresa o un incontro, okay, e poi parla anche di esitazioni. Okay, andiamo a vedere ancora una carta da parte degli angeli del cuore, un ultimo messaggio per gli amici dei pesci. Okay, andiamo a vedere. Flirt, trasmetti la tua gioiosa energia agli altri. Qui diciamo che anche questo sole che è un po' aggirato al contrario, no, il sole parla sempre di quello che è, la gioia, l'allegria e qui anche dice: "Trasmetti la tua gioiosa energia agli altri". Quindi probabilmente avete bisogno di, usare la gioia e le vibrazioni positive per riuscire ad affrontare questo periodo, Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao.